Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è un progetto facilissimo e molto estivo, praticamente realizzato da due piastrellone unite insieme, punto. Nell'unione abbiamo ricavato lo scollo, l'apertura per le maniche, ovviamente il fondo è aperto e abbiamo realizzato il tutto senza nemmeno una cucitura e senza fare un top down. Praticamente sul fianco resta così. Come dicevo prima, è un progetto facile, alla portata di tutti, non occorre prendere delle grandi misure perché è sufficiente realizzare un quadrato che corrisponda alla nostra semicirconferenza, poi decidete voi se volerlo più aderente, più abbondante. Praticamente questo punto rete si adatta alle forme, quindi veramente dà un margine di fantasia che è molto elevato. Senza aggiungere altro, vi lascio a quello che è il materiale e al progetto in sé. Per questo progetto userò il cotone fiocco della Tre Sfere in questa bellissima tonalità di verde che vado a lavorare con un uncinetto numero 4. Dopodiché avremo bisogno di qualche marcapunti, un metro da sarta, una forbice e eventualmente un ago da lana per nascondere le codine. Iniziamo col procedimento. È un lavoro che andremo a fare a piastrelle, quindi avremo bisogno di due piastrelle che corrispondano alla semicirconferenza dei fianchi o del seno, tenendo presente che lavoreremo un quadrato, quindi quanto sarà larga la maglia verrà anche lunga. È veramente un lavoro molto semplice, dal sapore estivo. Andiamo a iniziare il nostro lavoro eseguendo prima di tutto un nodino iniziale, dopodiché 3 catenelle che andremo a chiudere a cerchio. Dopodiché saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, alle quali aggiungeremo 4 catenelle di separazione. Prendo il filo, adesso allargo bene qua in modo da entrare e entro nel nostro cerchietto e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo altre 4 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel cerchietto e faccio un altro punto alto e siamo a 3. Compreso le 3 catenelle iniziali siamo a 3 punti alti. Aggiungo 4 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel cerchietto e faccio un quarto ed ultimo punto alto. Faccio le mie ultime 4 di catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso. E questo è il nostro primo giro, dopodiché lavorandolo si assesterà, si centreranno meglio i punti. Chiuso il giro, faccio 2 catenelle che andranno a sostituire il nostro primo punto alto, ma le terrò un filino morbide, in questa maniera. Prendo il filo, entro nell'archetto di 4 catenelle e vado a fare 4 punti alti. Fatto i 4 punti alti, prendo il filo, entro nel punto alto del giro sottostante e vado a fare punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Mi sposto nell'archetto successivo e vado a lavorare un altro gruppo di 4 punti alti. Prendo il filo, entro nel punto alto del giro sottostante, punto alto, 3 catenelle
riprendo il filo, rientro un altro punto alto, entro nell'archetto successivo, vado a lavorare 4 punti alti. Prendo il filo, entro nel punto alto, vado a fare punto alto, 3 catenelle, di nuovo punto alto nello stesso punto di base. Mi sposto nell'archetto successivo, faccio i miei 4 punti alti. Fatti i 4 punti alti, entro qui dove ho chiuso il giro sottostante con un punto alto e il secondo punto alto del punto V l'abbiamo già fatto a inizio giro con le 2 catenelle. Quindi a questo punto cosa faccio? Faccio una catenella di separazione, prendo il filo, entro nella seconda catenella partendo dal basso, quella che delle 2 che sostituiscono il primo punto alto, esco e faccio un mezzo punto alto e così abbiamo chiuso il nostro giro. Dopodiché salgo con 2 catenelle, sempre tenendole un pochino morbide, rientro nello stesso archetto di base e faccio un punto alto. Prendo il filo, entro nel punto successivo, che è quello dove siamo andati a chiudere il giro, e faccio un punto alto chiuso a metà. Entro nel punto successivo e faccio un punto alto chiuso a metà. Entro in quello dopo e faccio un punto alto chiuso a metà. In totale sono 3 punti alti chiusi a metà. Ci ritroveremo con 4 asoline con l'uncinetto che andremo a chiudere tutte insieme. 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto successivo e faccio un punto alto chiuso a metà, in quello dopo un punto alto chiuso a metà, in quello dopo ancora un punto alto chiuso a metà. Una volta ottenute le mie 4 asoline sull'uncinetto, chiudo, entro nell'angolo, faccio 2 punti alti, 3 catenelle, prendo il filo, rientro e faccio 2 punti alti. Dopodiché vado a lavorare punti alti chiusi a metà, facendo attenzione di lavorare il primo punto, perché il primo punto è questo, non questo. Quindi prendo il filo, entro nel primo punto utile, punto alto chiuso a metà, nel secondo, punto alto chiuso a metà, nel terzo, per un totale di 3 punti alti chiusi a metà con 4 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e le scarico. 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e ripeto l'operazione. Qui c'è l'angolo, 2 punti alti, 3 catenelle, rientro 2 punti alti. Qui dovremmo lavorare punti alti chiusi a metà, quindi entro nel primo, 1, 2, 3, prendo e chiudo, 3 catenelle, entro nel punto successivo, 1, 2, 3, chiudo, faccio l'angolo, quindi 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. E qui abbiamo il lato, quindi
punto alto chiuso a metà, numero 1, numero 2, numero 3, chiudo, 3 catenelle, entro il punto successivo e ripeto l'operazione dei punti alti chiusi a metà. Dopodiché mi sposto nell'archetto, faccio 2 punti alti, gli altri 2 li abbiamo già lavorati, facciamo un'unica catenella, prendiamo il filo, entriamo nella catenella per chiudere il nostro giro con un mezzo punto alto. Dopodiché risalgo con le mie 2 catenelle, rientro nell'archetto, faccio un punto alto, dopodiché entro nel punto successivo e faccio un punto alto, entro in quello dopo, attenzione a non farvelo sfuggire, resta un po' appiccicato, faccio un altro punto alto, entro nel punto successivo che è anche l'ultimo perché abbiamo i 3 punti chiusi, 3 punti alti chiusi a metà, 3 punti alti chiusi insieme con un punto alto, dopodiché faccio 7 catenelle. Prendo il filo, entro nel primo punto alto utile, che poi sono i 3 punti alti chiusi insieme, qui, e faccio un punto alto. In quello successivo un punto alto, in quello dopo un punto alto. Entro nell'angolo e faccio il mio angolo che sarà sempre quello, 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. Dopodiché vado a lavorare i 3 punti così come li trovo, 1, 2, il terzo sono 3 punti alti chiusi insieme, quindi conta 1 e 3, 7 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto utile, 1, 2 e 3. Qui ho l'angolo, vado a fare il mio angolo, 2 punti alti, 3 catenelle, rientro nell'archetto e faccio gli ultimi 2. Dopodiché vado avanti lavorando i 3 punti così come li trovo, riparto con le 7 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto utile, punto alto, un altro e un altro ancora, angolo, 2 punti alti, 3 catenelle, rientro, due punti alti, vado a lavorare gli altri 3, sette catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto utile, in quello dopo ancora, entriamo nell'angolo, ne facciamo 2, ricordiamoci che gli altri 2 li abbiamo già fatti a inizio giro, quindi cosa facciamo? Una catenella, prendo il filo e ci chiudiamo con un mezzo punto.
inizia a prendere forma. Gli angoli saranno sempre caratterizzati da 5 punti alti, di cui 2 nell'archetto, 3 catenelle di separazione e altri 5 punti alti, di cui 2 nell'archetto che forma l'angolo. Detto questo, salgo con le mie 2 catenelle sempre un pochino morbide, rientro nello stesso archetto di base, faccio un punto alto, dopodiché ne lavoro 3. 1, 2 e 3. Aggiungo 5 catenelle di separazione. Entro nell'archetto delle 7 catenelle e mi faccio un punto basso. Di nuovo 5 catenelle. Prendo il filo, entro nel terzo punto utile, quindi 1, 2 e 3, entro qui, punto alto, e lavoro anche gli altri 2 punto su punto. E sono 3. Entro nell'angolo, ne lavoro altri 2 e diventano 5. 3 catenelle di separazione. Rientro nell'angolo e faccio 2 punti alti, dopodiché vado a lavorare il punto successivo, quello dopo ancora, e il quinto e ultimo punto. 5 catenelle, entro nell'archetto di 7 catenelle, punto basso, 5 catenelle, prendo il filo, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile, punto alto, in quello dopo punto alto, in quello dopo ancora punto alto, angolo, 2 punti alti, 3 catenelle, rientro 2 punti alti, vado avanti lavorando gli altri 3, 1, 2 e 3, 5 catenelle, entro nell'archetto delle 7 del giro sottostante, punto basso, 5 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile, punto alto, lavoro gli altri 2 restanti, nell'angolo vado a farne 2, 3 catenelle, rientro nell'angolo, ne faccio altri 2. Vado a concludere la sequenza di 5 punti facendone altri 3 sugli altri 3 punti alti che abbiamo subito dopo. 5 catenelle, entro nell'archetto, punto basso, 5 catenelle, prendo il filo, 1, 2, entro nel terzo punto utile, punto alto, quello dopo punto alto, quello dopo punto alto, entro nell'archetto, siamo alla chiusura a giro, quindi lavoriamo gli ultimi 2, catenella, prendo il filo e vado a chiudermi sul punto iniziale con un mezzo punto. Praticamente tutti i giri saranno così. Adesso ne facciamo un ultimo insieme, poi andiamo avanti a lavorare la piastrella fino alla misura che ci serve. Detto questo, riparto con le mie 2 catenelle un pochino morbide, entro nell'archetto, faccio il mio punto alto, dopodiché vado a lavorare gli altri 3 punto su punto. Cinque catenelle,
entro nell'archetto, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto, punto basso, 5 catenelle, prendo il filo, 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile e vado a fare tutti i miei punti che servono per fare il nostro angolo. Ora vado a fare i miei 3 archetti di 5 catenelle. Adesso l'angolo, vado a lavorare l'angolo. Ho fatto anche l'altro angolo, vado a lavorare gli archetti di catenelle. Finisco quest'angolo con gli ultimi 3 punti alti. E vado a fare l'ultimo lato facendo 3 archetti di 5 catenelle. E vado a finire il mio angolo. È l'ultimo angolo, quindi ne abbiamo solo una metà da fare. E faccio la chiusura con una catenella e un mezzo punto alto nella catenella di inizio giro. Praticamente andremo a lavorare in questa maniera, alternando l'angolo di punti alti e gli archetti di 5 catenelle finché non abbiamo raggiunto la misura che ci serve. Ci vediamo quando ho finito la piastrella. Ho lavorato tutta la mia piastrellona, adesso andiamo a chiudere l'ultimo giro e lo chiuderemo in maniera tradizionale. Quindi qui ho lavorato 3 punti alti, entro nell'angolo, faccio gli altri 2 per un totale di 5, come al solito. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a chiudere con un punto bassissimo il lavoro. Faccio il mio nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. E abbiamo fatto la piastrella numero 1. Per lavorare questa piastrella ho fatto un totale di 23 giri per una larghezza più o meno, perché avendo il punto rete non è che sia tanto attendibile di larghezza, di circa 48 centimetri, larghezza ovviamente altezza. Ora vado a fare una seconda piastrella, però non farò 23 giri, mi fermerò a 22, in modo che possiamo, facendo il giro numero 23, ci agganciamo direttamente a questo pannello.
Sono arrivata al 22esimo giro anche dell'altra piastrellona. Quindi cosa faccio? Adesso riparto, inizio il giro numero 23 e faccio solo il primo lato, poi vediamo come agganciarci. Ho lavorato tutto il mio lato e mi sono fermata ai primi 5 punti. Adesso vado a prendere l'altro pannello al quale ho già messo i miei marcapunti, quindi ho marcato il collo con lo stesso sistema. Prima ho preso il centro, dopodiché ho misurato circa 17 cm di qua e 17 cm di là, ma ho contato gli archetti, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 archetti da una parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 archetti dall'altra. E sono 12 più quello centrale 13. E così ho fatto anche per le maniche. Ho misurato circa 19 centimetri, dopodiché sono andata a contare gli archetti, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da una parte e 9 dall'altra. Detto questo, prendo il mio pannello e lo giro dal rovescio. Il diritto deve stare sotto. Prendo l'altro pannello e lo appoggio sopra, ovviamente con il diritto sopra perché dobbiamo lavorarci. Quindi sono in questa situazione. Vado a fare una catenella, prendo l'altro pannello, entro nella catenella numero 2, praticamente come unire una piastrella a granny, faremo allo stesso modo. Faccio il punto bassissimo, che sostituirà la catenella numero 2, faccio un'ulteriore catenella, rientro nell'archetto e faccio 2 punti di base. Faccio 2 punti alti nello stesso archetto, dopodiché vado avanti lavorando normalmente gli altri 3 punti, punto su punto come abbiamo fatto finora. Fatti i miei 5 punti, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nella seconda catenella utile del primo archetto e vado a fare il punto bassissimo che corrisponderà alla catenella numero 3. Dopodiché faccio le mie 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Aggiungo ancora 2 catenelle, vado nell'archetto del pannello sotto, entro nella terza catenella utile con un punto bassissimo, aggiungo le mie 2 catenelle, salto nell'archetto dopo e salto nell'archetto dopo del pannello che ho davanti e faccio un punto basso, 2 catenelle, vado a prendere il pannello dietro, entro nella catenella numero 3, 1, 2 e 3, con un punto bassissimo, 2 catenelle, vado a prendere il pannello davanti, entro nell'archetto successivo, punto basso. In questo modo andiamo a congiungere e si vedrà praticamente nulla. Riprendo 2 catenelle, entro nel pannello dietro, nella catenella numero 3 dell'archetto che ho a disposizione, punto bassissimo, 2 catenelle, entro nell'archetto davanti, punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto dietro, nella terza catenella utile, punto bassissimo, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso. Vado avanti a lavorare finché trovo il marcapunti. Ci vediamo quando sono arrivata al marcapunti. Sono arrivata all'archetto con il marcapunti e andrò a fare l'ultimo punto bassissimo per quel che riguarda questo lato. Quindi entro nella terza catenella utile, lavoro il mio punto bassissimo, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'altro pannello, faccio il mio punto basso e vado a lavorare solo questo pannello, quindi archetti, e arrivo fino a qui. Dopo vediamo come agganciarci alla spalla. Ci vediamo dopo. Ho lavorato
i primi 5 punti alti dove c'è l'angolo, quindi ripeto l'operazione che abbiamo fatto all'inizio. Ho fatto una catenella, vado nella catenella centrale dell'altro pannello e faccio il mio punto bassissimo. Aggiungo una catenella di separazione e rientro nell'angolo lavorando solo il pannello che ho davanti con 2 punti alti e proseguo con gli altri 3. 1, 2 e 3. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, vado nel pannello dietro, cerco nel primo archetto, vado nel primo archetto e cerco la catenella numero 3 e vado a fare il punto bassissimo. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo del pannello davanti e faccio il punto basso. 2 catenelle, punto bassissimo, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, punto bassissimo, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, punto bassissimo e siamo nell'archetto dove ho messo il marca punti. 2 catenelle, punto basso, dopodiché vado avanti a lavorare il pannello davanti per lo stesso numero di archetti che abbiamo tra, questo lo togliamo, non ci serve più, per lo stesso numero di archetti che abbiamo tra questo marcapunti e questo marcapunti. Nel mio caso ne ho 13 e li lavorerò solo nel pannello davanti. In questo modo avremo la scollatura della maglia. Ho lavorato il mio 13° archetto, quindi lavoro le mie 2 catenelle, entro nell'archetto dove ho il marcapunti nella catenella numero 3, vado a farmi il mio punto bassissimo, di nuovo 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo nel pannello dietro, punto bassissimo, 2 catenelle, pannello davanti, punto basso, 2 catenelle, pannello dietro, terza catenella, punto bassissimo, 2 catenelle, pannello davanti, punto basso, 2 catenelle, pannello dietro, punto bassissimo, 2 catenelle, pannello davanti, 1, 2, 3, prendo il filo, lavoro i miei 5 punti alti iniziando dal terzo punto alto utile, una catenella di separazione, vado a prendermi il mio angolo, entro nella catenella centrale, faccio il punto bassissimo, punto basso, sposto il pannello dietro, entro solo nel pannello davanti, vado a finire i miei punti necessari, quindi 2 per l'aumento e 3 . Dopodiché andiamo avanti a lavorare come abbiamo fatto con il lato che abbiamo appena terminato. Quindi andiamo a contare gli archetti e lavoreremo fino al numero necessario, nel mio caso 9, gli archetti solo davanti, dopodiché riprendiamo anche l'altro pannello e arriviamo giù fino all'ultimo angolo. Quando siamo arrivati all'ultimo angolo ci vediamo per vedere come chiudere.
Mi sono agganciata nell'ultimo archetto utile, quindi faccio le mie 2 catenelle, ritorno nel pannello davanti, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, vado a fare la mia serie di 5 punti alti, 2, 3, 4 e 5, aggiungo una catenella di separazione, entro nell'angolo nella terza catenella, faccio il punto bassissimo, aggiungo un'altra catenella e vado a chiudermi qui. Aggiungo una catenella di sicurezza e il nostro lavoro è terminato. Per quel che riguarda il consumo, questa è una taglia SM, ho utilizzato circa 180 grammi di filato, quasi 4 gomitoli di filato, considerando che questo filato è disponibile in gomitoli da 50 grammi l'uno. Ora non mi resterà altro da fare che nascondere le codine e andremo a vedere come sta indossata questa magliettina sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.